Se parte un irrigatore o roba del genere, io mi butto dentro. Bella raga, oggi sono qua per questa domanda. Anzi, voi siete qua per sapere la risposta a questa domanda. Cosa è successo in Portogallo? Ora saprete la risposta in questo video. Come sempre io utilizzerò il mio famoso taccuino, foglio con tutte le cose appuntate, perché sennò non mi ricordo niente, ci sono 1500 cose da fare. Qua dietro ho pure il computer con, mettiamo il programma della settimana, perché è stata una settimana, anzi in realtà io ho fatto 10 giorni, poi scoprirete perché, giorni veramente intensi. Facciamo un passo indietro. Come quello di Creta, anche questo era un viaggio tra virgolette sponsorizzato da Erasmus Plus, con vitto e alloggio completamente gratuito. E io avevo deciso di andare in Portogallo, uno perché non sono mai stato in Portogallo, due per trovare le ragazze che avevo incontrato a Creta. Se non avete visto il video del viaggio di Creta, qua in alto a sinistra vi metto la scheda, guardatevelo prima di questo video. Terza cosa, l'asse Italia-Lituania è molto forte, cioè è proprio stato così, si è creato un bel legame, quindi abbiamo deciso di fare questa vacanza insieme, questo progetto insieme, perché Italia e Lituania erano due dei paesi partecipanti a questo progetto. Prima del progetto ho fatto 2 giorni a Lisbona, quello lì è uno spin-off, ci sarà un altro video riguardante quello. Però la cosa è che, come avevo detto, ho stretto dei legami a Creta e ho incontrato Barbara e Jonas. Barbara, ragazza portoghese, lei abita a 2 ore da Lisbona, ha fatto questo piacere di venirmi a trovare con Jonas. Jonas, ragazzo lituano, che lui partecipava a questo progetto, lui è stato da Barbara in quei giorni lì. La meta di questo progetto era Tarouca. Tarouca, questa cittadina che si trova a nord del Portogallo, in mezzo a dei vigneti, cioè tu ti giravi, erano vigneti per il vino Porto, che è una roba deliziosa, l'ho provato, è una roba fantastica. E l'associazione che ci ospitava si chiamava Inovterra, un'associazione che si occupa di promuovere e incentivare la gente a tornare a vivere nelle aree rurali, perché la gente scappa dalle aree rurali. Invece Inovterra dice: le aree rurali sono bellissime, cercate di tornare nelle aree rurali, cerchiamo di trovare un modo per far sì che la gente torni a vivere nelle aree rurali. Ah, giusto, lo scopo, visto che l'associazione si chiamava Inovterra, si occupa delle aree rurali, qual era lo scopo? Ve l'ho detto, incentivare, trovare dei metodi per far sì che i ragazzi riescano ad appassionarsi, ad amare e magari tornare ad abitare nelle aree rurali, andare ad abitare nelle aree rurali. Abbiamo fatto, durante questa settimana attività su questo e un progetto segreto. State all'interno di questo video per il progetto segreto. Adesso partiamo col progetto. Arrivo a Tarouca, io ho qua i punti, arrivo a Tarouca. Ok, vi ho parlato di Inovterra, vi ho parlato della città. Io sono arrivato, il giorno d'arrivo era lunedì. Da Lisbona alla fine ho preso 3 pullman, uno per andare fino a Porto, poi da Porto ad andare fino a Tarouca, perché era distante tipo 2 ore, lì altri 2 pullman per arrivare a Tarouca, poi da Tarouca un altro pullman, il 4º pullman della giornata per andare nella nostra casa. La nostra casa, che era un dormitorio con 2 camerate, cioè proprio letteralmente come i militari quasi, 2 camerate, una per i ragazzi e una per le ragazze. Poi c'era la cucina e un'altra stanza, la living room, mettiamola così, in cui tu avevi il computer, avevi i tuoi cazzi da fare, telefono, lavorare, stavi lì tranquillamente. Paesi partecipanti erano Italia, ovvio, Lituania, ovvio, ve l'ho già detto, Romania, Slovacchia, la Spagna. E poi c'erano anche i ragazzi portoghesi, c'erano dei ragazzi portoghesi che davano una mano. Prima figura di merda, questa dovete sentirla. Arrivo, incontro i ragazzi portoghesi, li saluto, no? Cioè, tanto dire nome, quanti anni hai, queste cose qua, no? Entro nel dormitorio, arriva un altro, l'ultimo che dovevo conoscere. Questo ragazzo, gli chiedo, come ti chiami? Lui mi fa, José. Io faccio, ma José come José Mourinho. Lui mi tira un'occhiata alla maglietta e mi fa così. Cioè aveva la maglietta rossa. E io all'inizio non avevo capito.
Poi ho scoperto che lui è spagnolo. E quindi era un oltraggio dire a lui José Mourinho, associare il suo nome minimamente al Portogallo. Ok, parliamo del gruppo che si era creato a Creta e che si è ritrovato lì. Il gruppo che si è ritrovato lì eravamo io, Mike, Greta, Ugnos, Jonas e Martina. Gli irriducibili 6 che ci siamo ritrovati ancora assieme a trascorrere quei giorni assieme. E infatti è stata un bellissimo, con loro ero molto, mettiamola così all'inizio, molto, molto più tranquillo perché conoscevo già un po' di persone, le conoscevo già, quindi è stato molto easy l'approccio a questa seconda vacanza, più easy di quello di Creta banalmente, anche perché comunque l'esperienza di Creta mi ha aiutato molto. Cosa ho fatto in questi giorni? Io qua dietro, come ho detto, ho il computer, io mi sono segnato le cose, c'ho qua il programma, me l'ho fatto, l'avevo scritto apposta perché così almeno poi per fare il video ero a posto. Arriviamo lì, secondo giorno. Prima attività che facciamo è tipo ovviamente un energizer in cui cerchiamo di conoscerci tra di noi. C'erano tipo motti da fare, gruppi, creazioni di gruppi, motti da fare, pure ballare. Poi da qua in poi probabilmente io parlo. Se ci sono dei video in cui serve l'audio, bene. Se non ci sono dei video in cui serve l'audio, voi vedrete foto e altre robe sotto la mia voce, perché sennò diventa lunghissimo sto video. Con questi gruppi, io facevo parte del gruppo Strikers, bel nome, invitato da me ovviamente. Abbiamo fatto attività di gruppo, una di queste era ballare flamenco. Ovviamente io non sapevo niente. Adesso arriverà il video in cui vedete me che io che cerco di ballare il flamenco insegnato da una ragazza spagnola, questa roba farà molto ridere. Pomeriggio figata, io ho detto vabbè, faremo delle attività magari molto teoriche, perché lo scopo, come ho detto, è cercare di enfatizzare le aree rurali. Siamo andati in piscina. Poi la sera, visto che questo era effettivamente il primo giorno, ci hanno fatto un party di benvenuto, figata atomica, con frigorifero ovviamente pieno di birre, molto molto bello. Poi secondo giorno, questa attività mi è piaciuta particolarmente perché dopo colazione ci siamo divisi in gruppi e siamo andati, anzi ci hanno lasciato in diversi punti di Tarouca, la cittadina. Perché ci hanno lasciato in diversi punti, diversi gruppi sparpagliati in giro per la città? Dovevamo trovare 3 punti che ci avevano disegnato loro, che ci avevano detto loro, e poi disegnare una mappa della città mettendo i punti più importanti, i punti di interesse più importanti che potrebbero piacere ai ragazzi. Questa roba è stata molto figa perché abbiamo girato la città, abbiamo il paesino, abbiamo visto effettivamente quali sono i luoghi di interesse. Ci siamo fermati alle 10 del mattino a bere una birra, la gente ci guardava male, però va bene. Io e Alex, mio ragazzo numero del cuore, perché ci siamo fermati effettivamente a 11:15 a bere una birra al bar. Il motto della mia settimana era Never drink alone, e Alex è stato il mio compagno fedele di bevuta. Al bar birra 1,20 €, e questo non è nemmeno il prezzo più basso. Vabbè, abbiamo fatto questo giro, poi ci siamo ritrovati con gli altri e abbiamo disegnato la mappa. Molto molto interessante e istruttivo questo giro. Poi pomeriggio, sulla scia della piscina, siamo andati a Fiumiciattolo, no? A nuotare. Lì molto figo, anche lì attività molto interessante con la gente che si lanciava tipo dal ponte. Io fifone non l'ho fatto, però molto molto rilassante anche questo pomeriggio. Poi la sera, prima serata interculturale di lituani e slovacchi. Giovedì abbiamo fatto una camminata tutto il mattino. Anzi, prima della camminata il pullman ci ha lasciato vicino
al negozio di Novterra, che l'associazione vendono sia vini sia una terra di vini che tipo miele o altre cose molto fighe. E poi abbiamo fatto una camminata per andare alle cascate incredibili, camminate incredibili. Sono stato lì tutto il tempo con ragazzi spagnoli, perché loro ormai fanno parte, la Spagna fa parte di me ormai. Però la cosa figa sono state le cascate. Siamo arrivati lì dopo 2 ore a camminare, una roba del genere, cioè proprio nella natura del nord del Portogallo. Infatti erano belle nascoste, con anche c'è stato anche un momento in cui ero sotto la cascata, sotto una sorta di cascata così come Sirio nei Cavalieri dello Zodiaco, molto interessante, con Ugnos che era in gioco a macchina fotografica a fotografare ovunque, e io mi sto ancora chiedendo se non abbia avuto paura di rompere la fotocamera, perché eravamo in giro letteralmente a piedi nudi sul fiumiciattolo, non so, però lui si vede che è molto Bear Grylls. Poi siamo tornati presto a casa, perché poi dovevamo allenarci per il progetto segreto. Giustamente c'è sto progetto segreto che doveva essere portato a termine. E di serata fantastica, perché siamo andati al festival di Lamego. Lamego è la cittadina più grande di quella zona, e lì vi dirò, io non pensavo che così tanta gente potesse stare in una cittadina, non so quanti abitanti, lo metterò qua tipo qualche parte. C'era una quantità di gente spropositata, non riuscivi a camminare. Noi siamo andati, vabbè, il pullman ci ha lasciato giù, poi c'era il manager, lo chiamo il manager, Bruno, che quando eravamo sul pullman ci aveva detto: ragazzi, chi mi segue riceverà una birra gratis. Quindi immaginatevi la fila di tipo 30 ragazzi che seguono questo signore per andare a un chioschetto e prendere tipo 40 birre, anzi ha offerto più giri. Poi ci siamo tutti divisi, e come stavo per dire prima, sono andato su questa chiesa con gli altri, 700 scalini, un duomo, mi è definito Duomo di Lamego se non sbaglio, 700 scalini, e da sopra la vista della città era incredibile. E lì proprio bellissima serata, perché oltre a stare in giro c'era la banda con noi deficienti che li seguivamo a ruota. La cosa figa di questa serata è stata tipo stare in un bar. Questo bar c'erano dentro 3 persone, siamo entrati noi, abbiamo ravvivato il mood del locale con il proprietario che diceva, a un certo punto ci fa: ragazzi, se voi volete mettere la musica andate voi alla console e prendere il computer e attivare Spotify e mettere le canzoni che volevamo. Abbiamo fatto tipo 2 ore a ballare con noi che mettevamo le canzoni senza il DJ. È stata una roba fantastica, il locale è tutto nostro. Chiuso giovedì, terzo giorno, arriviamo al quarto. Venerdì, cos'è che facciamo? Tempo libero al mattino, sapendo sapendo cosa poteva succedere la sera prima. Ci hanno detto venerdì mattina tutto tempo libero. Pomeriggio siamo andati in questo vigneto fantastico, questo posto qua, però abbiamo fatto l'attività seria, ovvero parlare effettivamente di cosa manca nelle aree rurali, cosa serve per far sì che la gente venga nelle aree rurali, cosa piace ai giovani delle aree rurali, e cercare di migliorare magari la conoscenza delle aree rurali affinché la gente possa andare lì. Attività molto figa. Poi visto che non potevamo muoverci da lì e andare in un altro posto per poi continuare il nostro progetto segreto, siamo stati lì tipo un'oretta a fare giochi tra di noi. Pistolero ovviamente, campione, perché io devo vincere assolutamente in ogni gioco a cui partecipo, anche contro i bambini di 2 anni. E anche Ninja abbiamo giocato, e anche a Ninja. Poi progetto segreto, merenda con prosecco e altri vini, e poi abbiamo provato anche i vini locali con dei dolci tipici locali, e lì stavo impazzendo, perché anche loro hanno una cultura degli affettati
che è veramente, veramente molto ampia. Infatti io avevo un orgasmo in bocca letteralmente quando provavo i loro affettati. Poi la sera in realtà molto tranquilla perché abbiamo fatto la nostra serata interculturale Italia e Spagna. Siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia morte! Arriviamo a sabato. Sabato è il giorno del progetto segreto, il vero giorno, no? Ci alziamo la mattina, prendiamo il pullman, arriviamo a Regua, una cittadina lì vicino, e poi ora vi faccio vedere cosa abbiamo combinato. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. When you get older, you wild all the nights to live. When thunder clouds. Sì, abbiamo fatto un flash mob. Noi ci siamo allenati tutta settimana per fare un flash mob. È stata una roba pazzesca. Io ero gasatissimo per questo flash mob. Poi l'abbiamo pure registrato più volte. C'era la gente che era lì sul ponte, che era lì a filmarci. Io ero lì a dire, non ci credo, è una figata pazzesca. Io ho sempre sognato di partecipare a un flash mob e adesso c'è stata questa occasione. Sabato sera siamo andati a visitare le stelle con il mitico camioncino da 9 posti che faceva avanti e indietro e noi eravamo ammassati sopra. Poi abbiamo fatto un party di addio. Di addio, ma non perché è finita la settimana, anzi no, perché dovevamo andare a Porto. Il giorno seguente noi dovevamo stare a Porto. Domenica mattina abbiamo preso il treno e siamo andati a Porto. Abbiamo salutato la nostra casa, anzi, di cui io non vi ho detto il nome, si chiama Casa Europa, questa casa. Vabbè, detto ciò, arriviamo a Porto. Spagnoli se ne vanno per conto loro, loro vogliono andare a piedi, vogliono godersi la città a piedi per andare all'ostello. Noi diciamo, va bene, noi andiamo col pullman, ci mettiamo di meno. E poi a pomeriggio è stata una roba fantastica perché noi, vabbè, dopo aver lasciato tutti i nostri bagagli eccetera, abbiamo fatto una lunga camminata per Porto, costeggiando l'oceano. Abbiamo visto un sacco di robe. Io ho provato pure la francesigna, non so se la pronuncia sia corretta in questo caso, che è questo panino, questo piatto portoghese, che è un panino con dentro, vabbè, formaggio, tanti tipi di carne, tipo salsicce e altre robe, e poi ricoperto di formaggio con sopra ancora la salsa francesigna, che dicono che tipo a Lisbona sia un po' più piccante. Quella che ho provato io non era piccante, però il panino era veramente intenso, no? Verdetto? Non male. Chi voleva poteva tornare all'ostello per prepararsi, prendere qualcosa da sport come cena e andare a vedere il tramonto sull'oceano. Top momento romantico della mia vita probabilmente, con gli altri. Bellissima serata con me, che è prima volta che effettivamente io andavo nell'oceano, quindi è stato veramente un bel momento. Sì, l'ultima mattina Ugnos ha avuto questa idea: andiamo al ponte principale di Porto, che si chiama Ponte Don Luis I, se non sbaglio. Andiamo al ponte principale di Porto, andiamo a vedere l'alba. Va bene, non c'è nessun problema. Tu dimmi a che ora mi devo alzare e io mi alzo. Queste sono le frasi che io dico di solito, poi io non mi alzo mai, ma in realtà questa volta ce l'ho fatta. Alle 6:05, tipo passavo al pullman, io mi sono alzato alle 5:55. Esco, siamo io, Ugnos e Caterina. No, Carolina. Non mi ricordo. Il nome giusto verrà qua. Andiamo a vedere l'alba. Arriviamo lì. Tutto tempo brutto, tutto nuvoloso. Però siamo riusciti comunque a scattare delle bellissime foto. Wow, momento fantastico anche quello. Perché poi
siamo andati a far colazione, no? Alle 7 del mattino in Portogallo, anzi in città in Portogallo, niente aperto. Abbiamo trovato l'unico bar che era aperto a quel momento lì alle 7:15. Siamo andati a fare colazione con la pastel de nata, che è questo tipico dolce portoghese. Appena fatto al mattino, era una prelibatezza. Una prelibatezza. Poi siamo tornati a casa e lì è scattato il momento addio, perché io dovevo tornare a casa, visto che i miei giorni bonus me li ero giocati prima stando a Lisbona. Ovviamente il momento pianto con gli altri, perché con alcune persone, infatti bisogna spiangere per alcune persone, con alcune persone ho legato molto. Detto ciò, io vi ringrazio se avete visto tutto questo video. Prima di tutto commentate con l'emoji così, questa delle dita incrociate, perché vuol dire che siete arrivati fino alla fine. Seconda cosa che vi dico, c'è l'hashtag Road to 1000, mettete anche questo nei commenti, perché noi dobbiamo arrivare a 1000 iscritti. Se voi siete arrivati alla fine di questo video e non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Detto ciò, io vi ringrazio. Qua trovate un video che vi può piacere, e credo che sia quello di Creta a sto punto, non lo so se non l'avete ancora visto. Questo è un saluto. Io vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Love and peace e adios.